Oh, buongiornissimo, benvenuti al canale Telone Poracco. Io sono Kasia, abito a Varsavia e mio marito è italiano. Io purtroppo oggi devo lavorare, ma mio marito, che ce l'ha una giornata libera, e perché la giornata è abbastanza bella di sole, in fine aprile, allora vi porterà in giro a... Varsavia. Ma prima, sigla. Pomiędzy mych nut stronicami warszawskich nut wspomnienie, róża, którą z uśmiechem dostałem, miła od ciebie. Nie płacz. Varsavia è una città enorme. Immaginate che tra le 10 città più popolose d'Europa e ospita tantissime comunità, tra cui proprio quella nostra, quella italiana. E proprio qui a Varsavia ci sono tanti negozi, attività, ma anche abitanti e studenti che provengono dall'Italia. Essendo la capitale, Varsavia dà molte possibilità di lavoro, non solo ai cittadini, ma anche a chi viene qui per studio, ad esempio. Ci sono tanti negozi, supermercati o piccole attività che accettano ben volentieri le persone che non conoscono il polacco ma hanno voglia di lavorare. Ecco. Ti bacio, całuję ciebie, gdy jestem z tobą. Una cosa che mi ha fatto sempre ridere di Varsavia è che la sua grandezza e la capacità di ospitare tanti ristoranti di etnie diverse, come può essere ad esempio quella indiana, la più piaciuta, la più sfruttata, la più riadattata è proprio la cucina italiana. E da quando sono qui posso dire che mi fa davvero tanto ridere vedere come lo stereotipo dato da Checco Zalone sulla cucina italiana all'estero non è falso ma è pura realtà, ovvero ci sono alcuni ristoranti o pizzerie che rispecchiano davvero la tradizione italiana nel modo di cucinare, nel modo di preparare le cose, mentre altri semplicemente dovete presentarvi con la scala, il cacciavite e andare a smontare le insegne. Ma cosa fa? Non si scrive l'Italia in vano! Vichingo! Sei un vichingo! Da quando fu costruita, Varsavia è sempre stata una città molto importante per la Polonia, centro molto importante non solo per la storia e la cultura polacca, ma anche per l'economia. Inoltre, nei pressi di Varsavia sono nate persone illustri, come ad esempio Chopin, Copernico, che vediamo alle mie spalle, o persino Marie Curie. Vicino all'Università di Copernico possiamo trovare la chiesa dove è custodito il cuore di Chopin. Vediamo se riusciamo ad entrare.
Proseguendo la nostra passeggiata sulla strada principale del centro storico, a volte ci possiamo imbattere nelle riproduzioni dei quadri di Bernardo Bellotto, ovvero Canaletto. Le riproduzioni sono come questa qui. Questo perché Varsavia durante la seconda guerra mondiale fu rasa praticamente al suolo e grazie ai quadri del Canaletto fu ricostruita Varsavia rispettando i quadri dell'artista. Una cosa molto carina della città di Varsavia è che durante i periodi di festività, come ad esempio il periodo natalizio, il centro storico si trasforma, viene addobbato da tantissime luci che danno un'atmosfera diversa. Durante la passeggiata è normale stancarsi. Dove ci si può accomodare? Tutto buona passé. Dove ci si può accomodare e ascoltare della buona musica? Ebbene, nel centro storico ci sono delle panchine proprio come questa. Schiacciando il pulsante parte una delle melodie di Chopin che hanno a che fare con il posto. Ad esempio, qui vicino c'è il palazzo dove risiede il Presidente della Repubblica, pertanto la panchina multimediale ci racconterà un pezzo della storia di Chopin che ha a che fare con questo luogo. Come già detto, il centro storico di Varsavia è stato quasi tutto ricostruito, perché durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, proprio qui nel centro storico ci fu una dura lotta tra i polacchi della resistenza e i tedeschi, e per ripicche i tedeschi rasero tutto il suolo, bombardarono ovunque. Dopo la ricostruzione della città di Varsavia, la città vecchia di Varsavia, l'UNESCO l'ha inserito nei suoi patrimoni, nei patrimoni appunto protetti dall'UNESCO, come bene dell'umanità, e tra poco capirete il perché.
Varsavia vecchia era protetta dalle mura del Barbacane, cioè quella che vedete alle mie spalle. E fortunatamente sono riuscite a rimanere abbastanza intatte dopo le diverse ricostruzioni nel tempo e furono edificate con la pietra rossa, comune all'epoca e poco costosa. La cosa bella è che ancora oggi è possibile ripercorrere le mura della vecchia città di Varsavia, qualcosa di straordinario, perché non tutte le città hanno questa bella possibilità, specialmente se teniamo in considerazione che la capitale polacca fu bombardata pesantemente e parte delle mura furono abbattute e poi ricostruite come meta turistica. Questo alle mie spalle è il monumento Piccolo Insorto, che fu dedicato a tutti quei bambini che durante la seconda guerra mondiale servirono come postini, soldati d'avamposto. Erano coloro che portavano a volte anche delle piccole scorte ai soldati vicini. Quindi il ruolo dei bambini fu, diciamo, fondamentale per la rivolta di Varsavia, anche perché per loro era più facile inserirsi nelle fogne, scappare. Però c'è da dire che molti bambini purtroppo morirono nella speranza di aiutare i partigiani locali. Grazie al patto Molotov-Ribbentrop, dove la Germania nazista si impegnava a non attaccare l'Unione Sovietica, la parte di Varsavia che si trovava oltre il fiume è rimasta più o meno intatta. Quindi si possono vedere molti palazzi vecchi fatti con mattoni rossi, anche se per la maggior parte sono stati quasi abbandonati, perché qui, oltre la Vistola, c'era l'esercito sovietico. Quindi la Germania si impegnava a non attaccare i sovietici e i sovietici si impegnavano a non attaccare la Germania. Varsavia, durante la guerra mondiale, combatteva per liberarsi dall'esercito nemico, quello tedesco, e l'esercito quello sovietico che avrebbe dovuto aiutare, ma in realtà voleva solo espandere i propri territori. Il Conesser in passato veniva usata come azienda per produrre vodka dalle patate. Oggi invece è un museo che racconta appunto la storia della vodka qui in Polonia. Fatto degno di nota che in passato la vodka era molto pregiata, aveva un grande valore in passato e quindi veniva utilizzata anche come merce di scambio. Quando non si aveva di che pagare si portavano le patate o la vodka, proprio perché era un bene prezioso.
Varsavia è piena di parchi piccoli, grandi, medi. Forse quello più importante come parco è il Parco Łazienki, che visiteremo la prossima volta. Ed eccoci qua, siamo ritornati nella zona centrale. Sto vedendo alle mie spalle il Palazzo della Cultura, mentre quello lì in fondo con la gru è il grattacielo più alto d'Europa, stanno ultimando i lavori. Se questa breve passeggiata vi è piaciuta, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video. Se non avete ancora visto il video di Lubino ve lo lascio qui sopra. E niente, ci vediamo alla prossima, ciao!